Eccoci qua, ciao ciao. Oggi una brevissima carrellata, un video veramente breve su alcune scorciatoie magiche che possiamo operare sull'infotainment con il touch, quindi con il tap delle nostre dita. Bene ragazzi, dunque la prima scorciatoia è quella che riguarda, naturalmente andiamo all'infotainment, riguarda i sedili riscaldabili per chi li ha, ma è una scorciatoia comoda ed è quella del doppio tap nella zona di regolazione della temperatura. Come sapete, col doppio tap noi possiamo attivare il sedile riscaldabile, per cui andiamo a fare l'operazione, doppio tap, sono partiti, anzi è partito naturalmente il mio sedile perché ho attivato la zona di sinistra, e altrimenti se l'avessi fatto da destra sarebbe partito il sedile di destra. Con un altro doppio tap diminuisco la potenza del riscaldamento di una tacca in meno. Procediamo con un altro tap, eccolo qui, e l'ultimo tap, e andiamo naturalmente a spegnere. Dunque questa era la prima scorciatoia, naturalmente utile per chi ha i sedili riscaldabili, perché a volte capita che il sedile è freddo oppure il sedile diventa troppo caldo, però non lo vogliamo spegnere, allora un paio di tap e lo regoliamo a una temperatura accettabile. Questa la sapevate? Dunque vediamo una seconda scorciatoia che riguarda invece naturalmente l'attivazione del clima. E come sapete il clima si può attivare in mille modi diversi, e naturalmente andando qui nel pannello entriamo nel pannello del clima, o se abbiamo il widget installato naturalmente possiamo attivarlo da qui regolando la ventilazione, e nel momento in cui parte la climatizzazione abbiamo la possibilità di selezionare le diverse prese d'aria. E poi le nostre scorciatoie del programma iClimate, quindi scalda le mani, scalda i piedi, asciugami i capelli. No, asciugami i capelli non c'è, faremo richiesta per farlo mettere, ma naturalmente noi possiamo attivare il tutto attivando le temperature, quindi il pannello delle temperature, e vedete anche la percentuale raggiunta rispetto alla nostra richiesta, quindi con uno slide noi modifichiamo la temperatura dell'auto e quindi parte automaticamente il clima, oppure molto semplicemente facendolo partire con un tocchetto qui nella zona di attivazione. Quindi ho premuto ed ecco che è partito il clima con impostazione auto, nel mio caso al massimo, ma questa è un'impostazione che potete voi modificare, cioè potete settare la potenza dell'auto, non della macchina, del clima automatico. Quindi quando parte come clima automatico, quindi si gestisce automaticamente, con che potenza volete che parta? 1, 2, 3. Questo lo potete settare. Quindi in questo modo io ho fatto partire il clima semplicemente con un tap qui. Naturalmente posso regolare la temperatura a questo punto o da qui con uno slide, oppure, e questo scompare da solo in un attimo, oppure intervenire qui nella zona di regolazione sempre con uno slide. Molti si lamentano del fatto che questa zona qui, non essendo retroilluminata, di notte, di sera è praticamente inutilizzabile, come se non ci fosse. E questo è uno dei difetti oggettivi dell'infotainment, comunque dell'auto. Io, diciamo, l'ho detto già in qualche altro video, immagino, se non ricordo male, utilizzo delle scorciatoie. In particolar modo ho memorizzato la posizione di queste due icone, quella del navigatore e quella del menu principale, va bene, perché a queste due icone corrisponde praticamente l'innalzamento della temperatura, cioè la barra rossa, e a questa corrisponde la barra blu. Quindi di notte io cosa faccio? Praticamente clicco un po' sotto l'icona del navigatore e faccio aumentare la temperatura. Se voglio più freddo clicco qui sotto. Ma insomma, ricordo anche che esistono i comandi vocali con cui possiamo dire esattamente all'assistente Cupra quale temperatura vogliamo, cioè esattamente quale grado, 18, 20 gradi, cioè possiamo proprio impostare la temperatura, oppure semplicemente dire o caldo o freddo, e quindi gestire il tutto senza particolari problemi. Vediamo la prossima scorciatoia. Bene ragazzi, vediamo la terza scorciatoia. La terza scorciatoia
è simpatica, insomma non tutti la conoscono, ma soprattutto non credo che molti la utilizzino, ed è quella dello slide delle mani, della gesticolazione con l'infotainment. Come sapete possiamo avere due pannelli, no? Praticamente questo è il primo e questo è il secondo, ognuno lo personalizza come meglio crede, ma naturalmente possiamo andare da una visualizzazione all'altra, dalla prima alla seconda schermata, anche senza toccare l'infotainment, cioè con la gesticolazione delle mani, cioè facendo questo movimento qui. Ecco, questo è il passaggio, insomma, più un tocco così a effetto, secondo me, che è veramente utile, anche perché mentre uno guida poi, insomma, a volte non prende, a volte non funziona. Però è una cosa che certamente c'è e lo sapevate? Bene ragazzi, vediamo la prossima scorciatoia, torniamo a toccare l'infotainment, prima non l'abbiamo toccato, abbiamo fatto i gesti, cose un po' strane. Non tutti sanno, io lo davo per scontato, ma evidentemente non lo è, che con il doppio tap sul widget si apre l'app a schermo pieno. Esempio, widget del navigatore, bene, se noi clicchiamo sull'icona corrispondente all'app del navigatore, si apre il navigatore. Bene, ma la stessa cosa la otteniamo anche con un bel doppio widget, più facile perché lo schermo è più grande, il widget è più grande rispetto all'icona, e otteniamo lo stesso risultato. Naturalmente questo vale per quasi tutti i widget, tranne per quelli in cui è presente la ghiera delle impostazioni, perché in questo caso il doppio widget non funziona, ma dobbiamo premere la ghiera. Allora entriamo nel battery manager in quel caso. Va bene, ma in tutti gli altri casi invece tranquillamente apriamo, per esempio nel caso del widget del clima, qualunque sia il pannello attivo, doppio clic e si apre il clima. Quindi questo vale per tutti gli altri widget. Proviamo a vedere per esempio i media, in questo caso abbiamo il widget della radio, doppio clic e si apre la radio. Bene, questo lo sapevate? Bene ragazzi, vediamo l'ultima magia, l'ultima scorciatoia, restiamo nel mondo dei media che abbiamo attivato poc'anzi col doppio tap sul widget, per cui nuovamente doppio tap sul widget delle radio, in questo caso delle radio, ma vale per qualunque tipo di media. Siamo nelle radio, in questo momento stiamo ascoltando RDS Pop, non la stiamo ascoltando perché è silenziata, soprattutto per motivi di copyright, ma quello che vi voglio segnalare è che, come vedete, questa lineetta qui con un tap vi apre a tutto schermo il canale radio che stiamo ascoltando. Quindi in questo caso vedete il programma RDS con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, la copertina. Possiamo intervenire sulle stazioni radio, fare uno scan veloce delle varie stazioni e possiamo cambiare stazione. In questo caso andiamo su una che trasmette musica, così abbiamo il dettaglio anche di quello che ascoltiamo. Per esempio andiamo su RDS Relax ed ecco il Conforto 2017 Tiziano Ferro, e in qualche istante dovrebbe anche caricare la copertina. Vediamo se è così. Bene ragazzi, dopo qualche istante è comparsa la copertina, quindi vedete anche il richiamo alla copertina di quello che è trasmesso dalla radio con tutti i nostri dettagli. In questo caso abbiamo anche l'indicazione DAB, che sta appunto per il radio digitale, quella con la qualità migliore. Bene, abbiamo finito, abbiamo visto queste piccole scorciatoie, le conoscevate tutte oppure no, ne sapete altre, avete altre curiosità, mi raccomando, nei commenti, qui sotto nel video, ne discutiamo sempre con piacere, e mi raccomando iscrivetevi al canale che insomma di questi video ne girano parecchi. E alla prossima, ciao ciao!